Trovai il duca mio che era salito già sulla groppa del fiero animale e disse a me, or si è forte e ardito, omai si scende per sì fatte scale, monta dinanzi ch'io voglio esser mezzo, sì che la coda non possa far male. Trovai il mio duca, colui che mi conduce, che era già salito sulla groppa dell'animale feroce, malvagio, e disse a me, che ora tu, io, sia forte e ardito, audace. Ormai si scende per, attraverso, scale fatte così, a picco. Monta, devo salire in groppa, davanti, che io, Virgilio, voglio essere mezzo al centro, così che la coda non possa fare male, pungendomi. Tornando indietro, trovai il mio duca non a parlare con la fiera, ma già sopra di lei, che aspettava il mio ritorno. Fiero sta per feroce, ma in un senso allargato, che arriva fino al malvagio, dato che tale animale non si mostra come feroce, nonostante io abbia capito i pericoli che c'era. Come nel canto precedente, la fiera moglie malvagia. Virgilio mi incoraggia dicendomi che per salire là sopra devo essere forte, quindi non debole, e ardito, quindi non vigliacco. E tra due terzine dirò che sarà la vergogna a spingermi, ma vergogna mi fe le sue minacce. Invece nel canto precedente fu la paura a non farmi raggiungere le tre ombre che si giravano intorno. Vinse paura la mia buona voglia. Siamo a metà della prima canzone e vergogna e paura continuano a essere ben presenti in me, che mi sono ritrovato in una selva oscura e sto compiendo questo cammino sempre più in basso. Ormai, giunti a questo punto, dobbiamo scendere per scale fatte così. Infatti dobbiamo andare giù per uno strapiombo oscuro del quale non si vede la fine, ma si sente solo il rimbombo dell'acqua, sangue, del Flegetonta che con forza di 1000 cascate, tanta è l'altezza, si infrange nel cerchio successivo. 1,8 Omai figliuolo s'appressa la città che non medite. Per ora sono sceso sempre più in basso con le mie gambe, escludendo alcuni passaggi. Qui invece si scende per scale di tale fattura, un vano, un alto burrato, un vuoto pieno d'aria. Insomma, letteralmente e allegoricamente adesso non scendo scalino dopo scalino, ma sprofondo giù. Attenzione, nonostante sarà la fiera a condurci, io chiamo qui Virgilio, il mio duca, colui che mi conduce. E inoltre, nonostante la testa di tale fiera sia davanti, io nel mezzo e dietro Virgilio, Virgilio mi dice che io devo stare davanti, Virgilio nel mezzo e la coda di tale fiera dietro. Tale fiera è quindi trattata proprio come uno strumento che ci serve per arrivare da un'altra parte, proprio come una barca, tanto che non riporto alcun suo discorso, nonostante abbia la faccia di un uomo e capisca ciò che Virgilio dice. Inoltre la parola groppa, dopo quel mammella poppa, avvicina ancora di più tale mezzo di trasporto con il centauro nesso di 1,12, anche lui con la faccia di uomo, ma lui parlava, e riferendosi a lui, nonostante la situazione sia per certi versi la stessa, una bestia che mi conduce, Virgilio aveva usato parole ben diverse. Allora mi volse al poeta, Virgilio, e quei disse, questi, il centauro nesso, ti sia or primo, e io, Virgilio, secondo, quindi io nel mezzo. Quindi la testa della fiera davanti, poi io, poi Virgilio, esattamente come qui, ma con ben altre parole. Virgilio mi ricorda che la parte pericolosa di tale fiera non è la faccia d'uomo giusto né il suo busto, ma la sua coda, serpentina, biforcuta, aguzza, velenosa. Il primo verso di questo canto resta ecco la fiera con la coda aguzza. Virgilio quindi, che ricordo essere letteralmente un'ombra immateriale, si mette tra me e la sua coda della bestia per proteggermi con un corpo che non ha. Anche in questa coppia di terzine rimbomba quel contrasto tra sopra e sotto, tra l'avanti e il dietro, che era salito sulla groppa, si scende, scale, monta dinanzi la coda. Qual è colui che sì presso al riprezzo della quartana, c'ha già l'unghie smorte e trema tutto pur guardando il rezzo, tal divegnio alle parole porte, ma vergogna mi fe le sue minacce, che innanzi a buon signor fa servo forte. Come colui che così in vicinanza ha il riprezzo, il brivido, la risalita della febbre quartana, che ha già le unghie smorte e trema tutto solo guardando l'ombra, il fresco,
Tale, proprio così, divenni, tremante di paura, io alle parole porte rivolte da Virgilio. Ma vergogna mi fece, procurò le sue di Virgilio, minacce, come quando davanti a un buon signore fa, la vergogna unita alla minaccia, diventare il servo, quindi un debole, forte. Riporto la mia sensazione del momento con un'altra similitudine, anzi due. Io davanti a tali parole mi sentii impaurito come chi sente il brivido della febbre quartana che sta ritornando, il riprezzo, e già ha tutte le unghie smorte e trema soltanto a guardare il fresco, dato che già sente freddo di suo a causa della malattia. La febbre quartana deve il suo nome al fatto che essa si presenta ogni quarto giorno e come sintomi principali appunto la morte delle unghie che si anneriscono e i brividi di freddo. Quindi si ha così tanto freddo che a vedere un posto fresco già si trema. Io mi sentii proprio così alle parole porte, insomma reagì così a quel dai monta su questa bestia. E a spingermi a fare ciò non furono tanto gli incoraggiamenti, orsi e forte e ardito, ma la vergogna che mi fece fare un'azione che non avrei voluto fare, come quando il buon, parola fondamentale, Signor, parola fondamentale, ordina al servo di fare qualcosa che lui non vorrebbe fare, ma diventa forte, di nuovo, proprio perché quella persona lì gli ha detto di farlo e prova vergogna nel non farla. L'ultimo verso, che innanzi a buon signor fa servo forte, riprende il penultimo verso della coppia di terzine precedente, monta dinanzi ch'io voglio esser mezzo, oltre ovviamente a orsi e forte ardito. Infatti mi è stato detto di andare davanti, innanzi, con coraggio, e io ci vado ma per vergogna delle sue minacce. Parole forti dopo l'essere stato ammonito, come fa il servo minacciato, che di per sé sarebbe debole, ma diventa forte quando è davanti al buon Signore e si vergogna di deluderlo. I m'assettai in su quelle spallacce. Si volli dir, ma la voce non venne, come io credetti, fa che tu m'abbraccia. Io mi sistemai sopra quelle spallacce, così, in quel momento, avrei voluto dire, ma la voce non venne, uscì, come io credetti, fai che tu, Virgilio, mi abbracci. Di nuovo assettare dopo l'opivero s'assetta a far sua guerra, col significato di sistemare. E ti ricordo che ho appena lasciato gente che per punizione deve stare seduta. Dettaglio, in su compare qui per la quarta volta in questo canto. In su la venenosa forca, in su lo stremo, in su l'arena, in su quelle spallacce. Spallacce è dispregiativo di spalle, come quando invece di giornata diciamo giornataccia, quindi col disgusto di salirci sopra. Avrei voluto dire a Virgilio abbracciami, avevo bisogno qui del suo sostegno, ma le parole non mi uscirono dalla bocca come io credetti, ma comunque lui sa ciò che penso. Presso a color che non veggion pur l'ovra, solo l'opera, ma per entro i pensier miran col senno. Sono già stato preso per mano da Virgilio in questo cammino e persino abbracciato, lo collo poi con le braccia mi cinse, baciommi il volto e disse: una materialità di Virgilio che sarà manifesta fino in fondo all'inferno, dove mi aggrapperò a lui che scalerà a dite, con parole che richiamano questo canto. Come a lui, Virgilio, piacque, il collo li avvinghiai, situazione opposta a 1.8, ed el prese di tempo e le loco poste. E quando l'ali fuoro aperte assai, appigliò sé alle vellute coste, di vello in vello giù discese poscia, tra il folto pelo e le gelate croste. Io che in questo canto sono stato appena mandato tutto solo a parlare con una schiera di dannati, poi, sopra tale fiera, maravigliosa ad ogni cor sicuro, e nel canto precedente così sicuro per non ferno freghi, ho bisogno di una vicinanza tale con il mio duca da sfociare in un contatto fisico, un abbraccio, gesto tipico dell'infondere coraggio oltre che all'affetto. Questa richiesta d'aiuto non riesce a uscire dalla mia bocca come avrei voluto, riprende le due immagini del malato di febbre quartana e del servo davanti al buon signore. Ma esso, ch'altra volta mi sovvenne, ad altro forse, tosto chi montai, con le braccia m'avvinse e mi sostenne, e disse: Gerion, moviti omai, le rote larghe e lo scender sia poco, pensa alla nova soma che tu hai. Ma, nonostante ciò,
Esso, Virgilio, che un'altra volta mi soccorse ad un altro forse, incertezza, appena che io montai, mi avvinse e mi sostenne con le braccia e disse: Gerion, muoviti ormai, giunto a questo punto. Le ruote cerchi larghe e lo scender di quota sia poco, graduale. Pensa, Gerion, alla nuova, mai avuta prima e insolita, soma, carico, che tu, Gerion, hai. Virgilio mi soccorse già un'altra volta specifica, di fronte a un altro passaggio che sembrava insuperabile e che quindi portò in me incertezza, ad altro forse. In 1.8 descrivo un abbraccio di Virgilio, qui lo collo poi con le braccia mi cinse, baciommi il volto e disse alma sdegnosa. E anche, pensa lettor se io mi sconfortai nel suon delle parole maladette, chi non credetti di tornarci mai, o caro duca mio che più di 7 volte mai sicurtà renduto e tratto, d'alto periglio che incontra mi stette, non mi lasciar. E lui risponderà, non temer. Anche in quella specifica occasione, altra volta, ci fu un incontro di Virgilio da solo con i nostri avversari e io chiedevo appunto di non abbandonarmi, avevo bisogno, come qui, della sua vicinanza. Nonostante la mia richiesta di abbracciarmi non venne come io credetti, appena io fui salito su, lui legge nel mio pensiero, Virgilio non solo mi abbracciò, ma specifico che mi avvinse e mi sostenne, insomma mi strinse con sicurezza. Ti ricordo la situazione descritta in 1.9, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe di tornar mai suso, così disse il maestro ed egli stessi, mi volse e non si tenne alle mie mani, che con le sue ancor non mi chiudessi. Io continuo a non parlare e non parlo da prima del lancio della corda del canto precedente. Le ultime mie parole sono rivolte ai 3 che si giravano intorno e poi un'altra volta come qui le mie parole non erano uscite dalla mia bocca ma Virgilio le aveva comunque comprese, dicea fra me medesimo. Virgilio qui parla con la fiera e non solo qui riporto le sue parole, ma riporto anche finalmente il nome della fiera, Gerion. Virgilio stesso nello sesto dell'Eneida, parlando di chi Enea trova sull'orlo delle fauci dell'orco, con parole quali andavano oscuri nell'ombra della notte solitaria e per le vuote case di Dite e i vani regni, quale il cammino nelle selve per l'incerta luna sotto una vara luce, se Giove nasconde il cielo nell'ombra e la nera notte toglie il colore alle cose. Elenca, cito, diverse fiere, i centauri, Priareo, Gorgoni, Arpie e la forma del fantasma dai 3 corpi, forma tricorporis umbre, Gerione, nome lì non espressamente citato. Allora Enea, tremante di improvviso terrore, afferra la spada, qui armi. Dallo nono delle Metamorfosi Ostiovidio, e lui, Eracle, con le midolla sfatte da quella peste occulta, qui quartana, levando le mani al cielo, nel canto precedente, così gridai con la faccia levata. Poi, non fui io a domare Busiride, che lordava i templi col sangue degli stranieri, gente nuova, a privare il malvagio Anteo delle forze che gli infondeva sua madre, a fronteggiare i 3 corpi del pastore di Beria, Gerione, nome non esplicitamente citato neanche lì, o i tuoi 3 corpi, Cerbero. Non ho con voi, mani mie, piegato le corna di quel toro immane. Poi, in virtù vostra non fu conquistata la cintura scolpita nell'oro del Termodonte, non furono conquistati i pomi custoditi dal drago insonne. Non è a me che non potero resistere i centauri o il cinghiale che devastava l'Arcadia. Poi, su queste spalle ho sostenuto il cielo, ma una peste inaudita ora massale, a cui non si resiste con valore o armi, qui e rompe i muri all'armi. Nel profondo del mio petto serpeggia un fuoco che tutto divora e di tutte le membra si nutre, qui Pasca. Di nuovo, ormai, con il significato di, giunti a questo punto, muoviti ormai. Virgilio gli dà anche delle indicazioni, deve muoversi non cadendo a picco verticalmente, ma facendo degli ampi giri, ruote larghe, scendere piano piano, dolcemente, perdere quota. Pensa, gli dice a Gerion, insomma, tieni a mente che sopra di te c'è un mortale dotato di corpo, quindi non fare movimenti bruschi o troppo veloci.
Nova soma è appunto il peso carico nuovo. Peso perché solo io sono dotato di corpo, nonostante Virgilio parli mentre è già montato su. E nuovo soprattutto perché è la prima volta che Gerione trasporta un vivo là sotto. Insisto sul ricordare che solo io ho un peso, come quando salì sul legno di Flegias, ma che si abbassò solo quando io ci salì sopra. Come la navicella esce di loco, indietro, sì quando si tolse, e poi ch'al tutto si sentì a gioco, là v'era il petto, la coda rivolse, e quella, tesa come anguilla mosse, e con le branche l'aere a sé raccolse. Come la piccola nave esce dal luogo, nel quale è ormeggiata dalla parte della prua, andando indietro, lentamente. Così Gerion si tolse dall'estremità del settimo cerchio e dopo che completamente tutto il corpo si sentì, Gerion, a gioco, libero di muoversi, là dove c'era il petto, margine del settimo cerchio, rivolse la coda, si girò, e quella, la coda, tesa, mosse come un'anguilla, e con le branche raccolse a sé l'aere. Le navi arrivano con la prua, la parte anteriore alla terraferma, quindi quando devono ripartire devono invertire il dietro col davanti, quindi prima vanno indietro piano piano, una lentezza espressa da quella ripetizione indietro, per poi, una volta che hanno gioco, hanno libertà di movimento, invertire il dietro con l'avanti e ripartire. Proprio così fece Gerion, che prima andò indietro, poi quando si sentiva libero rivolse la coda, il dietro, sotto, là dove c'era il petto, il davanti, sopra, e con la coda tesa si diede la spinta agitandola come fosse un'anguilla, che è tesa ma nel suo nuotare ondula per darsi la spinta. Quindi siamo sospesi nell'aria dove sta nuotando. L'aere a sé raccolse e in 6 versi si parla di una navicella e di un'anguilla che notoriamente si spostano in acqua, ma d'altronde alla fine del canto precedente scrivevo venir nuotando, una figura in suso, e alla fine di questo descrivo il nuotare nell'aria verso il basso, un tuffo. L'ultimo verso, e con le branche l'aere a sé raccolse, riprende l'azione del nuotatore umano descritta nel canto precedente, qui prima di nuotare in giù, lì mentre sta nuotando in su. Sì come torna colui che va giuso, e poi che in su si stende e da piè si rattrappa. Maggior paura non credo che fosse quando Fetonte abbandonò li freni perché il ciel, come pare ancor, si cosse, né quando Icaro misero le reni sentì spennar per la scaldata cera, gridando il padre a lui, ma la via tieni. Non credo che fosse maggiore la paura rispetto alla mia di adesso, quando Fetonte abbandonò i freni, le redini del carro del sole, per cui il cielo, come pare, sembra ancora, guardando la Via Lattea, si cosse, arse. Né ci fu tanta paura quando il misero Icaro e le ali sentì spennare a causa della cera scaldata che si scioglieva mentre invece doveva tenerle attaccate a causa della vicinanza del sole, gridando il padre Dedalo a lui, Icaro, stai seguendo una via sbagliata, avvicinandoti troppo al sole. La mia paura era enorme e per spiegarla la metto a confronto con altri 2 famosi momenti di paura collegati al volo di esseri umani, ma che comunque non raggiungevano la mia. Il primo episodio è quello di Fetonte, dalla fine dello primo delle Metamorfosi di Ovidio e l'inizio del secondo. Fetonte, il figlio del sole, è un giorno che questi, orgoglioso d'avere Febo come padre, si vantava d'essergli superiore, superbia, il nipote di Inaco non lo tollerò. Sciocco, gli disse, in tutto tu credi a tua madre e vai superbo di un padre immaginario. Avvampò Fetonte e pieno di vergogna represse l'ira. Poi disse Fetonte e intorno al collo della madre cinse le braccia, scongiurandola per il suo e il capo di Merope, per le nozze delle sorelle, di dargli testimonianza del suo vero padre. Poi balza lieto Fetonte alle parole della madre e, tutto preso dall'idea del cielo, lascia la terra dei suoi etiopi, attraversa l'India, che si stende sotto la vampa del sole, e di slancio arriva dove il sole sorge, dove sorge il padre. Poi, a queste parole il padre depose i raggi che gli sfolgoravano intorno al capo,
li invitò a Fetonte ad avvicinarsi e, abbracciandolo, gli disse: «Non c'è ragione per negare che tu sia mio e che il vero riferì Climene sulla tua nascita. E perché tu non abbia dubbi, chiedimi quello che vuoi, da me l'avrai, e alla mia promessa sia testimone quella palude misteriosa su cui giurano gli dei», lo Stice. Non appena tacque il figlio, Fetonte gli chiese il cocchio, col permesso di guidare per tutto un giorno i cavalli dai piedi alati. Si pentì il padre suo di aver giurato e, scuotendo più volte il capo luminoso, esclamò: «Folle fu la mia proposta, se questo hai in mente». Poi: «Senza saperlo pretendi, Fetonte, più di quanto sia lecito concedere ai celesti. Presuma ognuno ciò che gli piace, ma nessuno, tranne me, saprebbe reggersi su quel carro di fuoco, neppure il signore dell'immenso Olimpo, che con mano tremenda scaglia micidiali folgori, saprebbe guidare quel cocchio. E chi c'è più grande di Giove? Poi, se almeno riesci a seguire i consigli del tuo padre, evita la frusta, figliuolo, e serviti piuttosto delle briglie. Già tendono a correre, il difficile è frenare, qui freni, la loro foga, e non scegliere la via che incrocia tutte e cinque le zone. Poi, e perché il cielo e la terra ricevono il giusto calore, in basso non spingere il cocchio e non lanciarlo oltre misura nell'etere. Spostandoti troppo in alto bruceresti le dimore celesti, qui perché il ciel come par ancor si cosse. Poi, ma leggero è il carico, qui nova soma, non quello che i cavalli del sole conoscono, e il giogo manca del piglio solito, così come la cinghia delle navi senza la giusta zavorra ondeggia e per eccessiva leggerezza sbanda sul mare, il cocchio, privo del peso consueto, sobbalza nell'aria con scossoni in mani, quasi fosse vuoto del tutto. Appena se ne accorgono, i quattro destrieri si scatenano, lasciano la pista battuta e più non corrono ordinati. Lui si spaventa e non sa da che parte tirare le briglie in mano. Non sa dov'è la strada e, se anche lo sapesse, come imporsi a loro. Poi, quando poi dalla vetta del cielo l'infelice Fetonte si volse a guardare in basso la terra lontana, come qui farò io tra poco, così lontana impallidì, di fulmineo sgomento gli tremarono i ginocchi e pur fra tanta luce un velo di tenebra gli calò sugli occhi. Poi, v'è un punto dove lo scorpione incurva le sue chele in due archi e dalla coda alle branche strette a forcipe, stende le sue membra nello spazio di due costellazioni. Quando il ragazzo lo vede, che, asperso tutto il nero veleno, minaccia di colpirlo con la punta dell'aculeo, sconvolto dal gelo del terrore, lascia andare le briglie, qui quando Fetonte abbandonò i freni, e appena queste allentandosi sfiorarono la loro groppa, i cavalli smarriscono la strada. Poi, allora il Padre Onnipotente, chiamati a testimoni gli dei e per primo chi ha concesso il carro, che se non fosse intervenuto tutto si sarebbe fatalmente estinto, salì in cima alla rocca da cui suole stendere le nubi sulla crosta terrestre, da cui fa rimbombare i tuoni e scaglia in un guizzo le folgori. Ma in quel momento non gli servirono nubi per coprire la terra, né pioggia che cadesse dal cielo. Tuonò e, librato un fulmine alto sulla destra, lo lanciò contro l'auriga, sbalzandolo dal cocchio e dalla vita, e con la furia del fuoco il fuoco represse. Poi, Fetonte, con le fiamme che gli divorarono i capelli di fuoco, precipita vorticosamente su se stesso, come fulminato da Giove morì il superbo Capaneo che stava salendo troppo in su, e lascia nell'aria una lunga scia, come a volte una stella che sembra cadere, anche se in verità non cade dal cielo sereno. Nel convivio 2.14.5 scrivo: «E per la galassia ha questo cielo similitudine grande con la metafisica, perché è da sapere che di quella galassia gli filosofi hanno avuto diverse opinioni, che gli pittagorici dissero che il Sole alcuna fiata errò nella sua via e, passando per altre parti non convenienti al suo fervore, arse, qui cosse, lo luogo per lo quale passò, e rimasevi quella apparenza dell'arsura, e credo che si mossero dalla favola di Fetonte, la quale narra Ovidio nel principio del secondo di Metamorfosios».
Nella prima terzina mi focalizzo sulla paura di Fetonte quando abbandona le briglie, i freni. Ciò fece smarrire la strada ai cavalli che incenerirono quasi tutto. Nella seconda terzina faccio riferimento a un'altra storia. Dall'ottavo di Metamorfosi Osteovidio, ma intanto Dedalo, insofferente d'essere confinato a Creta, nel labirinto da lui costruito per lo Minotauro, da troppo tempo e punto dalla nostalgia della terra natale, era bloccato dal mare. Che mi nosse mi sbarri terra e acqua, rimuginò, ma il cielo è pur sempre aperto, passeremo da lì, sarà padrone di tutto, ma non dell'aria. E subito dedica il suo ingegno a un campo ancora inesplorato, sovvertendo la natura, 1.11, e spregiando natura e sua bontà. Dispone delle penne in fila, partendo dalle più piccole via via seguite dalle più grandi, in modo che sembrarono sorte su un pendio. Così per gradi si allarga una rustica zampogna fatta di canne diseguali. Poi al centro le fissa con fili di lino, alla base con cera, e dopo averle saldate insieme le curva leggermente per imitare ali vere. Poi le diede allora anche al figlio, dicendogli: vola a mezza altezza, mi raccomando, in modo che abbassandoti troppo l'umidità non appesantisca le penne o troppo in alto non le bruci il sole. Vola tra l'uno e l'altro e, ti avverto, non distrarti a guardare Boote o Elice e neppure la spada sguainata di Orione. Vienimi dietro, ti farò da guida. 1-1, che tu mi segui, io sarò tua guida. Poi baciò il figlio e furono gli ultimi baci. 1-8, baciommi il volto. Poi con un battito d'ali si levò in volo e, tremando, per chi lo seguiva, come un uccello che per la prima volta porta in alto fuori dal nido i suoi piccoli, l'esorta a imitarlo. La destra quell'arte rischiosa, spiegando le sue ali e volgendosi a guardare quelle del figlio. Poi, e già s'erano lasciate a sinistra le isole di Samo, sacra Giunone, Delo e Paro, e a destra avevano Lebinto e Calimne, ricca di miele. 1.26. Dalla man destra mi lasciai Sibilla, dall'altra già m'aveva lasciato Setta. Quando il ragazzo cominciò a gustare l'azzardo del volo, sempre 1.26, de remi facemmo ali al folle volo. Si staccò dalla sua guida e, affascinato dal cielo, si diresse verso l'alto. La vicinanza cocente del sole ammorbidì la cera odorosa che saldava le penne e infine la sciolse. Lui agitò le braccia spoglie, ma privo d'ali com'era, non fece più presa sull'aria e, mentre a gran voce invocava il padre, qui Icaro misero le reni sentì spennar per la scaldata cera, la sua bocca fu inghiottita dalle acque azzurre che da lui presero il nome. Ormai non più tale, il padre sconvolto, Icaro gridava, Icaro dove sei? Gridava, dove sei finito? Icaro, Icaro gridava. Qui invece Dedalo grida prima della caduta. In questa seconda terzina la paura è ancora una volta quella provata dal figlio, io, Virgilio, Fetonte, Sole, Icaro, Dedalo. Il mio volo è però l'unico che andrà a buon fine dei tre, perché sono l'unico a non essermi distaccato dal padre guida, anzi vorrei che mi stesse ancora più vicino, fa che tu m'abbraccia. La paura che Icaro provò quando si sentì mancare le ali, sentì spennar, a causa dello sciogliersi della cera sciolta dal calore del sole, la scaldata cera. Nell'ultimo verso il protagonista diventa il padre, che, vedendo il figlio non seguire la sua guida e consapevole che ciò lo avrebbe portato alla morte, tutto come sempre letteralmente allegoricamente, gli grida che stava seguendo la strada sbagliata, 1-1, che la diritta via era smarrita. Queste due storie hanno come co-protagonisti i padri di tali figliuoli, che fungono da guide, dando buoni consigli su quale sia la strada giusta da seguire, ma che per superbia non vengono ascoltati. Se la natura di un buon figlio è quella di ascoltare il buon padre, allora tali figli vanno contro natura, a causa della loro superbia. Icaro è chiamato con l'aggettivo misero, un aggettivo che caratterizza questi canti dedicati ai violenti contro la divinità, a questi miseri violenti. 1.14, che piangean tutte assai miseramente, e delle misere mani. 1.16, e se miseria desto loco sollo. Esco dal patto narrativo perché Dante sapeva che la Terra è, approssimando, sferica, ma ahimè
credeva che fosse il sole a girare intorno a lei. Il mito di Fetonte parla di qualcuno che sposta il sole intorno alla Terra, come anche si evince dalla Bibbia, con passi che descrivono un sole che viene fatto fermare o addirittura fatto tornare indietro. L'ultimo verso di quest'opera resta l'amor che muove il sole e le altre stelle. Un sole che in quel verso Dante chiama correttamente stella, ma che in 1.1 chiama pianeta. Questi sono gli errori contenuti in uno scritto di inizi 1300, quelli scientifici, biologici, storici, come poco fa il castoro che mangia i pesci, argomenti che invece noi adesso conosciamo meglio. Invece tanti altri passaggi che sono stati definiti errori dai commentatori, secondo me invece spesso e volentieri sono loro a non aver capito ciò che scrisse, ma andiamo avanti. Che fu la mia quando vidi chi era nell'aere d'ogni parte e vidi spenta ogni veduta fuor che della fera. Ella sen va nuotando lenta lenta, rota e discende, ma non me n'accorgo, se non che al viso e di sotto mi venta. Rispetto la paura di questi due episodi a quella che fu la mia paura quando vidi che io ero sospeso nell'aere da ogni parte completamente e vidi spenta ogni veduta vista all'infuori che della fiera sotto di me. Ella, la fiera, se ne va, si sposta, nuotando lenta lenta, ruota e discende, ma non me ne accorgo se non fosse che mi venta, fa vento, al viso e di sotto. Insomma, la mia paura fu maggiore di quella che provarono i due figli di queste due storie. Detto ciò, io vidi che ero sospeso nell'aria da ogni parte, non c'era alcun punto di contatto con la terraferma, insomma, e ogni veduta però, dopo ogni parte, era spenta. Insomma, non vedevo in realtà niente, se non la fiera che stavo cavalcando. L'oscurità dell'aere nel quale sto volando l'avevo già definito quell'aere grosso e scuro nel canto precedente. Come gli aveva detto di fare Virgilio, tale fiera si sposta compiendo degli ampi giri mentre contemporaneamente va verso il basso, le rote larghe e lo scendersi a poco. La lentezza è data anche questa volta dalla ripetizione delle parole che rallentano il verso e se prima scrivo come la navicella esce di loco indietro indietro, adesso scrivo ella se va nuotando lenta lenta, continuando a insistere sull'idea del nuotare nuotando. Dato che non vedevo nulla e che il movimento era lento, non mi sarei accorto che stavo nuotando nell'aria, volando, se non che in faccia e di sotto mi sbatteva l'aria, mi venta, mi fa vento, al viso e di sotto. Io sentia già dalla man destra il gorgo far sotto noi un orribile scroscio, perché con gli occhi in giù la testa sporco. Io sentivo con l'udito, già dalla mano parte destra, il gorgo, l'impatto della cascata col suolo, fare sotto di noi un orribile scroscio, un rumore forte d'acqua. Perciò sporgo la testa fuori dalla fiera con gli occhi in giù. Nonostante non vedessi niente, ho appena scritto vidi spenta ogni veduta, sento il flegetonta con l'udito che dalla mia parte destra sbatte violentemente sul fondo. Quindi decido di sbilanciarmi per guardare sotto. Allo stesso modo in cui quando si sta galoppando un cavallo e si vuole vedere il terreno sotto di noi, ci sporgiamo da una parte e guardiamo in basso. Gorgo, scroscio, sporgo e poi stoscio e raccoscio, un suono non certamente piacevole, infatti orribile, scroscio, fatto dall'acqua, sangue, del flegetonta, come anche in 1.13 che tu verrai nell'orribil sabbione e in 1.14 si vede di giustizia orribil arte. Allor fui io più timido allo stoscio, per occhi vidi fuochi e sentì pianti, ond'io tremando tutto mi raccoscio, e vidi poi, che nol vedea davanti, lo scender e il girar per i gran mali che s'appressavan da diversi canti. Allora, essendomi sporto, fui io ancora più timoroso di cadere, dato che io vidi fuochi e sentii pianti, sofferenze, per cui io, tremando di paura, tutto mi rannicchio, stringendo me e le cosce per essere più saldo alla fiera. E poi vidi, perché prima non lo vedevo, non c'erano luci, lo scendere e il girare attraverso i grandi mali che si avvicinavano da diverse direzioni. Timido sta per timoroso, mentre stoscio sta per salto, caduta, precipizio. Dato che io mi ero sporto per vedere giù,
fui ancora più timoroso di cadere, perdendo l'equilibrio precario che avevo sulla fiera. Quindi strinsi le cosce ancora di più per avere una presa più salda nella cavalcatura e mi rannicchiai. Non solo strinsi le cosce, ma appunto proprio mi rannicchiai, tutto mi raccoscio, come appunto quando si cavalca un cavallo e ci si rannicchia tutto il corpo per avere più stabilità, diventare quasi un tutt'uno con l'animale che si sta cavalcando. Continuando a scendere giù, non solo inizio a vedere di nuovo qualcosa, delle fiamme nel buio, delle luci nell'oscurità, ma anche inizio a sentire non solo la cascata, ma anche dei pianti. Piangere, e in questo caso la differenza con lacrimare plateale, significa soffrire. I pianti sono i lamenti di sofferenza fatte dai dannati. Non ci stiamo avvicinando ad altri dannati, noi ci stiamo avvicinando ad altri dannati e quindi iniziamo a sentire le loro grida di dolore. La mia reazione continua ad essere la stessa. Ho paura. Maggior paura non credo che fosse. Date le piccole luci che arrivavano da questi fuochi, inizio a vedere qualcosa che prima, quando era tutto buio, non vedevo, e cioè ho la percezione, non solo causata dall'aria che mi sbatte addosso, dello scendere e del girare che sto facendo nell'aria sulle spallacce di Gerion. Non scrivo però che scendo e giro per l'aereo, ma che scendo e giro attraverso i grandi mali che si avvicinavano a noi, udendoli sempre più forti, come il rombo dell'acqua del canto precedente da diversi canti. Canti non va inteso qui come derivante dal verbo cantare, ma come direzioni, come in 1-4, traemmoci così da lunde canti. Come il falcon che è stato assai sull'ali, che senza veder logoro o uccello fa dire al falconiere, o me, tu cali, discende lasso onde si mosse isnello, per 100 rote e da lunge si pone, dal suo maestro disdegnoso e fello. Come il falcone che è stato assai a lungo sulle ali in volo, che fa dire al falconiere, o me, tu, falcone, cali, vieni giù, dato che il falconiere lo vede al falcone senza aver catturato logoro, una preda finta, o uccello, una preda vera, discende il falcone, lasso, affaticato, lento, quando invece per spiccare il volo si mosse snello, veloce, per 100 ruote, tanti cerchi, e lontano si pone, mette, dal suo maestro, il falconiere, che per questo si atteggia in modo disdegnoso e fello, malvagio. Altra similitudine, ma prima di spiegarla ti anticipo che il logoro è una corda alla quale è attaccata una finta preda costituita da penne o da un pezzo di cuoio imbottito, di consistenza idonea all'animale, usato dal falconiere. Il falcone, che è stato troppo tempo in aria e non vede, quindi cattura nessun logoro, preda finta o uccello, preda vera, fa dire al falconiere via, dai, scendi, in modo sconsolato, dato che non ha catturato nulla. E quindi il falcone, mostrando di provare quindi sentimenti e nello specifico provare vergogna, capisce di aver deluso il falconiere, il suo maestro, proprio come se fossero due persone. Scende giù per obbedire al richiamo, ma non scattante come era partito, ma facendo 100 ruote e perdendo lentamente quota, proprio come fa Gerione, appunto. Per riprendere le parole di Virgilio, il mio maestro, e disse, Gerion moviti omai, le rote larghe e lo scendersi a poco, pensa alla nuova soma che tu hai. Oltre ai chiari richiami ve n'è uno più sottile, infatti la nuova soma, il nuovo peso allegorico che ha il falcone è il fallimento di non aver catturato alcuna preda, non essere riuscito in ciò che il maestro gli aveva chiesto. Maestro qui non buon signore. Dopo questa discesa ampia e lenta, il falcone non si posa sul braccio del falconiere, che sa di aver deluso, ma lontano da lui, da lunge si pone. Il verso discende lasso onde si mossa isnello fa risaltare la differenza tra il volo lento e ampio che il falcone ha quando scende senza aver catturato alcun obiettivo rispetto al volo che aveva prima ma posto dopo nel verso quando invece aveva spiccato il volo in modo veloce e diretto. Tale suo maestro è definito disdegnoso e fello, due aggettivi pesantissimi. Il primo è stato usato finora solo in 1.13, l'animo mio per disdegnoso gusto, per i violenti contro se stessi, e la prossima ricorrenza sarà in 1.29, fece lui disdegnoso parlando di quel parente, Geri del Bello appunto, che ti ho accennato nella spiegazione di questo canto quando parlavo dei miei familiari che citerò nel mio cammino. La prima ricorrenza di fello è invece 1.8, detta da Flegias, orse giunta anima fella, poi ancora 1.21,
Usciron quei di sotto al ponticello e volser contra lui tutti i runcigli, ma el gridò: nessun di voi sia fello. Ribadisco questo filo metaforico che mi vede sdegnare l'uccisione degli animali. Qui il falconiere davanti al falcone che non gli cattura nessuna preda non la prende per niente bene, tanto che il falcone si guarda bene da atterrargli sul braccio. Così ne pose al fondo Gerione, al piè della stagliata rocca, e, discarcate le nostre persone, si dileguò come da corda cocca. Così, allo stesso modo del falcone, Gerione a me e Virgilio, pose al fondo della voragine, appresso, vicinissimo, dalla rocca baratro, stagliata a strapiombo, e, scaricate le nostre persone, anime e corpi, si dileguò come freccia scoccata dalla corda di un arco, come il falcone che gira in modo ampio e lento fino a appoggiarsi a terra lontano dal centro, il falconiere. Così Gerione si posa lontano dal centro, al bordo interno dell'8° cerchio, ma sul bordo esterno, proprio presso il muro roccioso che lo collega al 7°. Rocca è la parete rocciosa del baratro. Al piè è l'ennesima ripetizione della stessa parola di questo canto e riprende anche quel concetto dello stare molto vicini già usato in precedenza, come in 1.14, quindi fermammo i passi a randa. Io sono l'unica persona che si trova negli inferi, perché per persona si intende anima e corpo, mentre tutti gli altri qui non hanno il corpo, lo riavranno, eccezioni escluse, nel giorno del giudizio universale. Qui invece scrivo che Gerione scarica dalla sua groppa le nostre persone, quindi io e Virgilio, le nostre anime e i nostri corpi, ma Virgilio non è una persona, è una vanità che sembra persona, come quelli di 1.6, e gli altri, ma lo tratto con estrema materialità. Qualche terzina fa ho scritto: con le braccia m'avvinse e mi sostenne, ma in 1.4 un'altra ombra gli dice: onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna, non di certo la sua persona torna. Gerione di per sé, come il falcone, sarebbe velocissimo, come una freccia scoccata da un arco, in aria, e con tale velocità si dilegua, dopo essere disceso lentamente compiendo ampi giri, discende lasso onde si mosse snello. Al termine di questo canto si chiude un altro cerchio metaforico, perché l'ultimo verso che conclude il mio incontro con Gerione contiene la parola corda, la stessa parola, corda, usata per incontrarlo.